Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la personalizzazione del nostro header e nello specifico abbiamo effettuato il taglio della nostra immagine e quindi personalizzato con un banner il nostro header. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di migliorare ulteriormente la funzione per il taglio della nostra immagine. Quindi ci spostiamo nel nostro editor e come prima cosa modifichiamo il nostro form aggiungendo la dicitura enctype multipart form data che ci servirà per recuperare i dati del nostro file una volta inoltrati alla pagina per il taglio dell'header. Quindi salviamo, ci spostiamo nella funzione taglio header e nell'intestazione del nostro file stampiamo con print R, che sta per ricorsivo, $_files che abbiamo inoltrato. Salviamo, ci spostiamo nel personalizza layout, selezioniamo il file header, selezioniamo ovviamente sempre la nostra parte di interesse per non cambiare il nostro banner e come vedete ci sta stampando a video tutti i campi del nostro array. C'è il nome della foto header.png, ci dà la tipologia del file che è un image png, ci dà il nome temporaneo della nostra foto perché l'input file crea un file temporaneo in C-Windows Stamp e gli dà un nome provvisorio e poi ci dice se c'è stato un errore nel caricamento, in questo caso 0, e poi ci dice anche la dimensione del nostro file. Perfetto, ora quindi utilizzando i dati postati vediamo innanzitutto di non stampare a video ovviamente il nostro array, ma innanzitutto controllare, quindi faremo dei controlli sui campi postati e innanzitutto quali dovremo dire che se $files, quindi $files di upload, quindi il nostro file, al campo error è diverso da 0, allora errore, selezionare un'immagine per il nuovo banner, quindi salviamo, inoltriamo la richiesta e come vedete ci sta generando errore, perfetto, e poi dobbiamo verificare che il formato della nostra immagine sia uno dei formati tra quelli richiesti, quindi JPEG, PNG oppure GIF. E quindi le diciamo else if $file upload al campo type è diverso da image GIF and è diverso da PNG and è diverso da JPEG, allora il nostro errore sarà selezionare un formato immagine tra GIF, PNG o JPEG. Perfetto, salviamo, selezioniamo un file per esempio .ico, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete ci dà
errore. Ora riselezioniamo ovviamente il nostro header PNG, inoltriamo la richiesta e come vedete non genera più errore. Perfetto, una volta che ci siamo assicurati che l'immagine sia in uno dei 3 formati supportati, come prima cosa creiamo una cartella all'interno della cartella pubblica che la chiamiamo upload img e quindi trasferiamo l'immagine all'interno di quella cartella. Per poter fare il trasferimento dell'immagine dovremo utilizzare la funzione move uploaded file che prende in ingresso il nostro $file upload al campo temp name, quindi il percorso temporaneo in cui è stata salvata l'immagine, e la spostiamo nella directory destinazione, che la definiamo uguale a directory destinazione uguale a pubblica / upload img, e ovviamente la directory di destinazione andrà completata con / punto $file upload al campo name, punto e virgola. Salviamo, quindi riselezioniamo la nostra immagine, selezioniamo ovviamente l'area centrale, ci spostiamo nella cartella upload img e come vedete ora ci ha spostato il file selezionato nella nostra cartella del server. Bene, quindi ora il percorso originale per il taglio sarà questo, e quindi la nostra funzione non prenderà più il percorso ma prenderà directory di destinazione, e quindi qua ci andrà directory di destinazione. Perfetto. Ora quello che vogliamo fare è, in base alla tipologia di file, quindi creare il file temporaneo in base alla tipologia del file, e quindi gli diremo switch, e qua ci va $file upload al campo type, e gli diciamo case image GIF, allora sorgente sarà uguale a image create from GIF di directory di destinazione, e poi gli diciamo ovviamente break case image png, allora sorgente sarà uguale a image create from png di directory di destinazione, e qua break, e per finire case image jpg sorgente image create from jpeg, e qua break. Quindi la variabile sorgente la stiamo definendo tramite questo switch e quindi la possiamo cancellare. Image create true color, perfetto, abbiamo definito le dimensioni del file di destinazione. Image copy resize, perfetto, e per finire rieseguiamo il nostro switch sul file upload e gli diciamo case img gif e gli facciamo fare image gif, che avrà bisogno quindi dell'immagine temporanea come sempre, e poi il percorso di destinazione con il nuovo nome
e quindi definiamo la directory anche per il banner, dove gli diamo un nome differente, quindi directory banner, che sarà uguale a pubblica upload img. Utilizzeremo lo stesso nome del file e li aggiungiamo alla dicitura banner underscore e il nome del file originale. Perfetto, quindi caso GIF image GIF, e qua ci va directory banner, caso PNG image PNG, immagine temporanea directory banner, e caso JPG, quindi image JPEG, di immagine temporanea directory banner. Perfetto, quindi questo image PNG lo possiamo cancellare, quindi ricontrolliamo tutto il percorso, quindi se il recupero degli errori va a buon fine definiamo le directory, spostiamo il file nel percorso di destinazione, calcoliamo le dimensioni e la coordinata, controlliamo la tipologia di file e nel caso ci ricaviamo la sorgente del file, perfetto, dalla directory di destinazione, creiamo l'immagine temporanea con image create true color, ridimensioniamo la nostra immagine e poi per finire definiamo l'immagine. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo nuovamente l'immagine header, tagliamo la nostra immagine, ci spostiamo nella cartella upload e oltre a spostare la nostra immagine ovviamente qua ora troviamo anche il banner header.png. Perfetto, ora quello che dobbiamo fare è creare una nuova tabella in phpMyAdmin, quindi localhost phpMyAdmin, selezioniamo il database e creiamo quindi una nuova tabella che la chiamiamo header, che avrà un suo ID, quindi id header, file originale, quindi varchar 30, un altro campo file banner, sempre varchar 30 e salviamo. E quindi nella nostra funzione, dopo aver effettuato i controlli, spostato l'immagine all'interno della nuova cartella, ci selezioniamo il nostro banner, quindi cell banner sarà uguale a select stellina from header, res banner sarà uguale a MySQL query di connessione virgola dollarino cell banner e gli diciamo if row banner è uguale a MySQL fetch array di dollarino res banner, quindi se c'è già salvato il nostro banner gli facciamo fare l'update dei dati e quindi update sarà uguale ad update header e gli diciamo set file originale uguale, e qua ci va dollarino file upload al campo name, virgola file banner uguale, quindi banner
trattino basso e qua file upload di name, e poi gli diciamo where id header uguale 1, perché tanto ne avremo salvato sempre uno. Altrimenti, else, quindi se non trova già un banner inserito, gli facciamo fare l'inserimento, e quindi $update sarà uguale a insert into header, ai campi file originale, virgola, e file banner, values, virgola, banner di file upload, chiusa tonda, punto e virgola, e per finire gli diciamo MySQL query di connessione, virgola, $update, punto e virgola. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo nuovamente la nostra immagine, tagliamo l'immagine, clicchiamo su mostra e come vedete ci sta salvando correttamente il nome del file e il nome del file ritagliato, quindi del nostro banner. Perfetto. Ora definiamo anche l'header location, e quindi header location sarà uguale a pagina return. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo una nuova immagine, selezioniamo il logo di Facebook, tagliamo l'immagine, siamo ritornati qua, controlliamo che abbia fatto l'update dei dati e come vedete Facebook logo PNG e banner Facebook logo.png. Perfetto, ora controlliamo anche le foto. Perfetto, direi che ci siamo. L'unica cosa è che dovremmo anche cancellare i file precedentemente creati in modo da non intasare poi questa cartella, e quindi all'interno dell'update gli diciamo anche, e per cancellare le immagini o comunque i file dovremmo utilizzare la direttiva unlink, dovrà cancellarci quindi pubblica upload.img slash e qua ovviamente ci va $row banner al campo file originale, e per finire dovrà anche cancellare, quindi unlink pubblica upload.img row banner al campo file banner. Perfetto, quindi salviamo, cancelliamo i primi creati, quindi banner header e header, selezioniamo nuovamente header.png, ritagliamo nuovamente la nostra immagine, qui ha modificato correttamente i dati e nella cartella come vedete ha cancellato logo di Facebook e il banner del logo di Facebook. Perfetto, direi che ci siamo. Come ultima modifica, quello che dobbiamo fare è nel nostro header.php controllare che sia stato settato un banner per il nostro sito, altrimenti di default caricheremo il logo con il nostro titolo o della production. E quindi qua apriremo il PHP,
selezioneremo il nostro banner uguale a select stellina from header, quindi eseguiamo la query, res banner sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell banner, e poi gli diciamo if row banner è uguale a MySQL fetch array di res banner, aperta e chiusa graffa, e quindi gli facciamo stampare la nostra immagine, e quindi qua ci andrà img src e qua ci va pubblica upload img, e qui ci va php echo $row banner al campo file banner punto e virgola. Altrimenti, quindi else, gli diciamo di stamparci il logo e la scritta Odla Production. Perfetto, quindi richiudiamo la graffa, salviamo, premiamo F5 e come vedete ci sta caricando correttamente il nostro banner. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla sezione per la personalizzazione del nostro footer.